Per me la Ferrari ha rappresentato veramente 23 anni di vita, dove ho fatto tutto, dove ho vinto, perso, sono cresciuto come, diciamo, uomo, e quindi non è stato banale. Però la cosa che ho imparato è che, l'ho detto prima, non bisogna aver paura di affrontare il futuro, non bisogna vivere sempre con questo castello che ti circonda, con la paura che di fronte ci sia il buio. Io l'ho affrontato in una maniera molto, molto più serena, devo dire, sono stato fortunato, perché da lì è uscito un altro percorso. Il resto. Passa dal basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo bentornati, questo vuol dire nuova chiacchierata, nuovo amico che passa a trovarci, ma soprattutto ci siete voi, no? Siamo sempre di più, è una cosa molto bella. Attenzione, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state ascoltando o guardando in quel di YouTube, se lo state facendo su Spotify, su qualsiasi altra piattaforma, uguale, potete iscrivervi anche lì. Iniziamo a essere veramente, veramente tanti, e questa è la cosa forse più bella in assoluto, ma che, come dico spesso, fa accadere delle cose magiche e anche molto complesse, perché voi vedete che noi siamo qua tutti a chiacchierare, tranquilli, rilassati, però fuori il mondo continua, ci sono tante cose da fare, soprattutto per l'ospite che è passato a trovarci oggi. Attenzione, sta succedendo, Stefano Domenicali è passato dal basement! Scusa Stefano per questi, credo che quando tu fai i tuoi incontri, le riunioni, non c'è qualcuno che dice bella raga, nuovo appuntamento, iscriviti al canale. È bello Gianluca, complimenti, bella energia. Devo dire che bisogna passare dal basement, perché solo entrando, vedendo tutto quello che ti circonda, ti fa già capire l'atmosfera che devi provare nel parlare con te, quindi grazie del tuo tempo. Oh, mi fa super piacere, anche perché io lo dico di solito, il basement non c'è tempo, non c'è spazio, nel senso che questa chiacchierata la si può vedere in qualsiasi momento della giornata, sentire in qualsiasi momento della vita, però se proprio dobbiamo collocarci siamo alle porte di un weekend molto importante per la Formula 1, perché insomma Stefano Domenicali, qual è la definizione giusta? CEO della Formula 1? Qual è? Guarda, io non vivo di definizioni. No, lo so, il job title, President CEO. President, cazzo, se sei uno President CEO un po' inizia, cioè giochiamocelo, almeno io me lo gioco in quanto ospite, in quanto tu sei ospite qui. No, ma qui ragazzi sono seduti tanti protagonisti della cultura del nostro paese, non solo, quindi sono onorato di essere considerato tanti. Mi fa molto piacere, insomma, sapere, insomma, quando ci siamo sentiti quest'estate mi ha fatto molto piacere sapere che seguivi già. Io parto sempre presentandomi, raccontando e tutto, però il fatto che tu lo conoscessi e che seguissi già da emigrato fondamentalmente. Sì, no, io con la mia famiglia ovviamente viviamo a Londra, visto che la sede della Formula 1 è a Londra. Poi se mi vuoi chiedere perché a Londra, fa parte della storia. Eccleston è nato lì e quindi si è sviluppato lì. Oggi siamo una piattaforma mondiale, però noi come, diciamo, uffici, come studi di produzione siamo resta a Londra. Però giorni passati effettivamente a Londra su 365? 252 all'estero, se vuoi, sono preciso, perché per tanti motivi so quanto giro e quanto tempo spendiamo, ripeto, in giro per il mondo. Certo, e insomma in questi giorni, avendo tu questo ruolo ed essendoci il Gran Premio di Monza, ora lo so che ogni Gran Premio è importantissimo, però il Gran Premio di Monza ha sempre una sua importanza, soprattutto per il nostro paese, che smuove. Non so, qual è il paese più caldo nei confronti della Formula 1? Ma devo dire, l'Inghilterra è sicuramente uno di quelli che segue la Formula 1 come l'Italia. L'Italia, insomma, da italiano, poi orgogliosamente italiano, certo. Dico la verità, quindi l'Italia insieme all'Inghilterra sono i due paesi dove la passione per la Formula 1 si respira. E si respirerà anche questo weekend qui a Monza, quindi visto che hanno già venduto tutti i biglietti della domenica, se c'è qualcuno che, diciamo, riesce ad ascoltare questa trasmissione prima del venerdì c'è ancora qualche spazio, venite, c'è ancora tempo, no, perché c'è un'attenzione, una crescita, come dire, si sta muovendo intorno alla Formula 1 qualcosa di incredibile negli ultimi anni, che coincidono con gli anni, insomma, da quando tu sei al comando di questa autovettura, se vogliamo immaginarla come una macchina che sta andando molto veloce, peraltro, ed è per questo che, insomma, ho un miliardo di cose da dirti e da chiederti. So che il tempo è sempre prezioso in questi casi. Come funzionano i tuoi giorni quando c'è un Gran Premio? Cioè, quali sono le cose che tu devi fare? Durante un Gran Premio ci sono tanti
tanti incontri istituzionali, ci sono la necessità di gestire ovviamente gli aspetti relativi al Gran Premio, ma ho una squadra che sotto questo punto di vista mi coinvolge solo se ci sono, tra virgolette, dei problemi che devono arrivare alla mia attenzione, se no abbiamo l'opportunità di incontrare tante persone, abbiamo incontri con le squadre, con i piloti, perché ovviamente girando il mondo non abbiamo tanto tempo per poter in maniera fattiva spendere tempo di qualità per ragionare su temi strategici del futuro, quindi è un'agenda che parte dalla mattina fino alla sera. È chiaro che, come dicevi, grazie a Dio oggi è una piattaforma sempre più seguita, e quindi noi abbiamo l'obbligo di continuare ad ascoltare per anticipare, perché hai detto bene prima, c'è una macchina che va molto veloce, ma la velocità bisogna gestirla. La velocità è impressionante, la velocità crea adrenalina, però come sempre bisogna essere in grado di anticipare dove va a finire, di capire quando frenare, quando accelerare, e questo vale per tutta la macchina. Ma hanno detto che i piloti effettivamente devono, quando guidano, devono guardare sempre un po' più in fondo rispetto alla curva successiva. Alla curva successiva. Quindi ma non solo loro. Esatto, probabilmente funziona così, anche in ottica di manageriale, mettiamola così. E io sono anche reduce da una delle tante cose nuove che si sono mosse intorno alla Formula 1, che è la visione di un film quest'estate che ha avuto un successo incredibile, che è proprio Formula 1, si chiama Formula 1, quello con Brad Pitt. Intanto sei contento, sei soddisfatto di come è andato tutto? Molto soddisfatto, perché al di là degli incassi, che sono sempre importanti, l'effetto che sta avendo di trascinamento e di far avvicinare delle persone che non sapevano affatto cosa fosse la Formula 1, in alcuni paesi soprattutto, è straordinario. È stato un progetto che è partito 3 anni fa quasi, mi ricordo il primo incontro nel mio ufficio a Londra dei responsabili di Hollywood, di Jerry Bruckheimer, uno dei più grandi produttori di Hollywood, e di Joe Kosinski, regista che ha fatto ad esempio Top Gun, eccetera eccetera, con il coinvolgimento fattivo importante di Apple. Insomma, la prima volta che abbiamo affrontato questo discorso siamo andati a vedere immediatamente nel IMAX Top Gun The Maverick, che era il film che stavano lanciando, per farmi capire dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'intensità emotiva, quello che volevano fare con la Formula 1. Io devo dire, l'ho portata subito a bordo perché mi sembrava il progetto giusto per continuare nella strategia che avevamo iniziato di non coinvolgere solamente i tifosi che ci conoscono, ma di utilizzare dei progetti e delle proposte nuove per allargare la base. E quindi è stato un progetto che per la prima volta ha visto coinvolto una produzione televisiva nostra diretta, dove noi non possiamo, come dire, toccare la liturgia della gara, che deve essere gara e deve essere sport, ma nel frattempo c'era una produzione di centinaia di persone che con angoli diversi ritagliavano scene per il film, in modo tale che avessero due percorsi paralleli, ma che non si devono mai incrociare, per poi dopo incrociarsi nel prodotto del film. Questo credo sia stato un po' il segreto di questo film, che appunto l'ho citato subito perché è anche un po' un manifesto di questi grandi cambiamenti e di tante cose che stanno avvenendo in questo periodo. Quanti, insomma, effettivamente sono dovuti andare in pista letteralmente durante le scene. Io ricordo in quel periodo, ancora mentre giravano su TikTok, c'erano le scene del film, e addirittura il finale ho visto che è stato girato 2 volte con 2 finali diversi per evitare lo spoiler, perché c'erano tutti presenti e chi insomma vedeva poi il video su TikTok. Grazie che ci hai seguito, perché poi erano contenuti che davano il senso di quello che stavamo facendo senza capirne ovviamente il progetto definitivo. Però è vero, è stato un progetto bellissimo, un progetto che per anche quelli che sono sempre molto critici su cose nuove da fare l'hanno ritenuto bello. E quindi già positivo. Per me era fondamentale che fosse autentico. Autentico lo è, perché tutto quello che succede nel film, e chi non l'ha visto, collegatevi su Apple, oppure andate al cinema, è successo davvero in Formula 1. Poi ovviamente è un po' hollywoodiniato, ci sono delle cose, fa parte però di quell'angolo per accedere all'interesse di persone che non sono. Dico anch'io. Cioè, poi ovvio che magari il purista vede delle cose che magari nel Gran Premio reale non possono accadere, o che lo stesso protagonista a 50 anni torna su una macchina di Formula 1 che fisicamente oggi potrebbe essere decisamente complicato. Anche se oggi abbiamo un pilota come Alonso, come Hamilton, che se hanno la macchina per vincere potrebbero farlo. Però effettivamente hai ragione. Detto questo, l'autenticità è stata garantita dal coinvolgimento
diciamo diretto nostro. Beh, il film ha il nome Formula 1, Sì, cioè ha un brand totalmente a tutti gli controllato, effetti. diciamo, da noi, perché Sì. insomma, se il prodotto porta il tuo nome devi essere Chiaro. sicuro che sia quello che tu vuoi. E poi abbiamo avuto un coinvolgimento delle squadre, dei piloti, Sì. di Hamilton in particolare, quindi l'autenticità anche della velocità in curva e la cambiata giusta, cioè sono stati dei dettagli che anche veramente, come dicevi Gianluca, i puristi hanno detto, oh cacchio, ci hanno pensato, quindi li abbiamo presi in castagna. Però sono contento perché abbiamo già percepito un interesse che lo scopo era sta quello, arrivando, cioè sì, avvicinare, assolutamente. pubblico nuovo, e questa cosa poi giova a tutta la macchina. C'è anche un cameo tuo sul finale, una partecipazione. Vabbè, comunque sei in un film di Hollywood, Ci siamo, allora, dai. voglio dire, e Brad Pitt, vabbè, è stato... Brad Pitt è un ragazzo che ha affrontato questo film, che tra l'altro, dati alla mano, è il film di maggior successo di quelli che lui ha prodotto fino ad oggi, Sì, è vero. dati alla mano. L'ha affrontato in maniera molto professionale, perché si è preparato, ha guidato. Lui ha guidato proprio Assolutamente una sì. Formula 1 No, vera? no, assolutamente ha guidato, si è preparato, poi lui sente da un punto di vista anche qui della sfida sportiva, la competizione con Tom Cruise, che ok. quando fa i suoi film ovviamente tutto quello che fa lo fa veramente, quindi Brad ha voluto fare, diciamo, la stessa cosa in un contesto ovviamente diverso, però si è inserito, ha conosciuto i piloti, ha voluto parlare. No, è stato veramente un bel momento che anche noi abbiamo scoperto, perché insomma le produzioni di Hollywood sono importanti. Abbiamo ritardato un pochettino perché sono stati 6 mesi in cui ci sono stati gli scioperi degli autori lì ad Hollywood. che quindi hanno ritardato un po' Sì, la definizione del prodotto, però alla fine è venuto bene, quindi sono molto contento. Ed è piaciuto tanto. Io, finito il film, sono tornato a casa in macchina, ero un po' gasato, ma mi sono trattenuto per continuare ad avere una patente. Però mi alleno come quando sul allenamento per il collo e tutto, il gioco delle carte. Vabbè, guardatevi il film se ancora non l'avete visto. Formula 1 in questo momento, in che momento ci troviamo? Al di là dei risultati, Ma delle guarda, case, proprio la Formula 1. La Formula 1 è in un bel momento per essere, come dire, onesti con noi stessi. Siamo in un momento di grande crescita, in un momento dove, devo dire, alcuni anni fa pochi credevano che il nostro sport potesse avere potesse vivere questa fase di crescita. Soprattutto stiamo attirando nuove persone che amano il nostro sport, stiamo ringiovanendo il nostro target, stiamo coinvolgendo sempre di più il pubblico femminile, e quindi sotto questo profilo io lo dico sempre, la nostra non è più una dimensione solamente sportiva, è una dimensione di intrattenimento. L'intrattenimento è una cosa positiva, bella, che dà energia, e sotto questo punto di vista noi ci confrontiamo, ed è per questo che dobbiamo essere sempre molto attenti a quello che succede intorno, a una competizione di interesse, di attenzione legata al fatto che chi ci segue magari può sceglierci rispetto a un film, a un podcast, a un concerto, a una mostra, e quindi siamo in un contesto totalmente diverso, e quindi se riusciamo ad attirare l'attenzione di chi ci ha sempre seguito per mantenerla, e chi invece che per un motivo o per l'altro dice oh cavolo, dicono tutti che dobbiamo seguire la Formula 1, è cool, è bella, ci sono tutti, ecco, allora questo è il nostro obiettivo. Se perdiamo di vista che oggi nel 2025 e attendere nel futuro, oramai c'è un crossover di tutte le forme di spettacolo, e noi ci dobbiamo inserire in quella. Poi c'è l'aspetto sportivo che va mantenuto ed è sacro, ma in quel contesto noi abbiamo l'obbligo di spiegare il nostro sport a livello mediatico con nuovi prodotti. Tu pensa, una cosa che stiamo facendo come quella che facciamo, e grazie perché è sempre guardare avanti, che stavamo facendo insieme un paio di anni fa, impossibile. Sì. I social media, impossibile. Il progetto di Netflix era impossibile. Il fatto di mantenere una proposta esclusiva, ma cercando di includere in maniera diversa tutti quanti, era impossibile. Abbiamo cambiato il paradigma di quelli che sono i postulati per seguire il nostro sport, che è diventato qualcosa di più grande. Quindi torno alla sintesi, un gran momento, ma come sempre è proprio nei momenti belli che le fondamenta vanno sedimentate, e io parto da un concetto che per me è fondamentale, è l'attenzione alle persone, ovvero oggi come non mai, per essere forti nel lavoro che fai devi avere i migliori professionisti, che devono venire anche da altre forme di attività, perché ti portano linfa nuova, idee nuove. Io sto cercando di coinvolgere sempre di più dei giovani, perché hanno un altro ritmo, hanno un altro linguaggio, hanno un'altra forma di collegarsi. Io lo vedo con i miei figli, con i nostri figli, e quindi sotto questo profilo dobbiamo essere aperti a capire dove si va,
sapendo che noi siamo una piattaforma mondiale, quindi abbiamo da miscelare insieme sensibilità diverse, paesi diversi, culture diverse, e quindi non è sempre facile, però avendo dei buoni promotori che devono sviluppare le gare nei vari paesi, noi dobbiamo usare le loro antenne per cercare di portarci a casa quello che in paesi diversi sono forme di intrattenimento più importanti rispetto agli altri, quindi è un grande lavoro di, come dire, di squadra, ma soprattutto essere attenti e vigili sul mondo che sta evolvendo in una maniera Ma infatti clamorosa. c'è dato anche la serie di Netflix che è Drive to Survive, che ha avuto un successo incredibile, anche quella ha portato poi tante persone a guardare quella serie e poi magari successivamente guardare le gare, no? Tante volte nel caso invece del film magari alcune cose vanno romanzate perché comunque è uno sport difficile da spiegare, cioè, No, ma infatti è uno dei temi fondamentali oggi, il linguaggio. Noi diamo per scontato che certe parole che fanno parte del nostro gergo siano parole che tutti conoscono, e non è così. Tra l'altro noi siamo di fronte a un cambiamento regolamentare il prossimo anno molto importante, e quindi proprio uno dei focus che avremo da qui all'inizio del prossimo anno insieme è decodificare in maniera semplice, con parole normali, il nostro sport. Perché se non lo facciamo perdiamo un'opportunità, perché tanta gente sta arrivando, tanta gente non sa che cosa c'è sotto la macchina. Per la mia generazione di sessantenni il cambio era una delle cose più belle. Oggi se tu parli con mia figlia che usa il cambio non ha idea. Quindi dobbiamo proprio cambiare il nostro approccio comunicativo, e ad esempio abbiamo lanciato l'anno scorso anche la televisione, la Kids TV, quindi noi mantenendo lo stesso tipo di prodotto, le immagini televisive, abbiamo la possibilità di cambiare le grafiche, abbiamo i nostri telecronisti che sono dei ragazzi giovani, sono dei teenager, abbiamo delle musiche diverse, perché alla fine le macchine, i piloti sono il centro del nostro prodotto, ma il modo di comunicare deve essere diverso. Quindi questa è questa la nuova dimensione che stiamo affrontando per far sì che la Formula 1 debba essere sempre più coinvolgente, e cerchiamo di farlo al meglio, ovviamente. Personalmente è una cosa che ammiro molto e che vedo invece al contrario un limite in tanti altri sport che sono forse un po' troppo autoreferenziali, addirittura insomma chi cerca di cambiare le cose viene un po' criticato. Quanto ci hai messo? Tu arrivi insomma nel 2021? Alla fine 2020. 2020-2021, insomma ti ritrovi in mano, ti ritrovi in questa situazione. Però ad esempio Drive to Survive, il film, cioè le telecamere sono in giro per i paddock, cioè quanta resistenza trova una persona che vuole provare a fare questo tipo, cioè quanti all'inizio dicono che palle c'è questo qua con la telecamera? 100%, all'inizio è così, ma però poi qui entra una dimensione importante, la propria credibilità e il far capire che si è parte di un progetto più grande. Oggi, io lo dico in senso metaforico, abbiamo creato dei mostri, perché il microfono, la telecamera, i social media, se non sono gestiti bene, creano la capacità immediata di sollevarsi da terra, e poi dopo più vai in alto e più fai fatica, ti fai male se scendi in maniera sbagliata. Quindi la credibilità, ripeto, di far capire che facciamo parte di una piattaforma sempre più grande è il lavoro che ho dovuto fare. Io venivo ovviamente da un'esperienza di tanti anni in Formula 1 con un altro tipo di ruolo, però, e quindi questo mi permetteva di conoscere quali erano, diciamo così, i limiti da cui partivamo. Dall'altra parte anche lo stimolo di confrontarci con gli altri sport, che sotto questo profilo, devo dire, sono un po' più lenti, sono un po' più duri al cambiamento, ci permette di avere un vantaggio competitivo rispetto a loro, quindi noi dobbiamo continuare a spingere. Noi abbiamo 20 piloti che sono i nostri gioielli, e loro devono essere i nostri punti di riferimento, devono essere i modelli aspirazionali per chi vuole fare questo mestiere, ma non solo a livello di piloti, anche a livello di meccanico, di ingegnere, di qualsiasi ruolo, devono interpretarlo questo ruolo. Io non voglio 20 copia e incolla, ognuno deve avere la sua personalità, uno deve dire quello che vuole. Io non ho mai imposto forme di comunicazione a livello unilaterale, perché poi alla fine ci sono delle cose da chiarire. Io non sono uno che usa il microfono, la telecamera, si parla a quattro occhi o in camera caricata, si affrontano i temi come bisogna fare. Però la bellezza che invece adesso sta venendo fuori è proprio quella che tutti quanti hanno capito che esercitano un ruolo più grande di quello che hanno, perché alla fine, sai, un pilota si vuole solo guidare, può andare a fare l'Uber driver, di chilometri ne fa molto di più, così come un calciatore si vuole giocare solamente a calcio, quindi è una dimensione che credo siamo riusciti a trasmettere a tutti quanti, e quindi di questo siamo contenti. I piloti la stanno avvertendo questo grande cambiamento, no, di lo stanno avvertendo, ma anche per un interesse diretto. Certo. Poi attenzione,
grandissimi piloti che rimangono in maniera continuativa nel nostro mondo ce ne sono, ma non sono tantissimi, quindi quelli che arrivano devono sfruttare queste opportunità. È chiaro che, come dire, il cronometro è fondamentale, ma dopo chi capisce che interpretare un personaggio che diventa un modello di riferimento ti porta interesse, ti porta anche a sentirsi un po' diverso, cioè la Formula 1 oggi è questa, se vuoi fare altre discipline puoi farle, ma non hai certamente... Quanto ti aiuta avere dei personaggi? Nel senso, lo vediamo anche con nel tennis recentemente in Italia, Certo. avere un personaggio come Yannick Sinner ha cambiato completamente il tennis nel nostro paese. Fu Valentino Rossi per la moto e in altri Tantissimo, sport la succede. risposta è molto diretta, tantissimo. Ha un peso importante. Come Alberto Tomba nello sci nei nostri tempi. Certo, Quindi, esatto. certo, è tantissimo, perché poi la gente, diciamo prima, al centro c'è sempre l'uomo, la faccia, la persona, con i punti di forza, con le proprie debolezze, però alla fine i personaggi aspirazionali devono e fanno la differenza. Lo vediamo noi che viviamo in giro per il mondo, se ci sono piloti che vengono da un paese che sono forti, ovviamente in quel paese c'è un'attenzione incredibile e quindi abbiamo bisogno di coltivare i talenti, perché ripeto, non dobbiamo uniformarli a un modello unico, però abbiamo bisogno di persone che sappiano ispirare gli altri, perché attirano attenzione personale ma anche commerciale, è inutile negarlo. Certo, e quella per voi è anche un'arma come Formula 1, cioè Assolutamente decidere sì. anche chi è il volto, cioè c'è il volto della Formula 1, ci sono, cioè cambiano. Ma cambiano, però è un'evoluzione che parte prima di tutto da capacità tecnica, perché ripeto, sono solo 20 Certo. piloti, quest'altro saranno 22, ma sono veramente pochi, quindi se non sei a livello nel 90% dei casi, poi alla fine sai è una fase che diventa molto corto, Chiaro. il ciclo diventa molto molto corto, però è chiaro che per noi, ad esempio, se ci fossero dei piloti forti tecnicamente in alcuni paesi di sviluppo sarebbe importante averli. Sì, Non ti nego che ad esempio se fossimo in grado di avere un pilota forte statunitense, americano, vero, bravo, è chiaro che questo potrebbe aiutare a entrare ancora più velocemente in un paese come gli Stati Uniti, in cui stiamo crescendo tanto perché non avevamo niente, però insomma è una dimensione talmente grande che potremmo avere un effetto diretto. Chiaro. È chiaro che qui bisogna partire dalla base, cioè se non hai le scuole di formazione, non hai le formule minori che ti fanno crescere e combatti con piloti di valore, questo diventa un problema, Fai quindi molta dobbiamo fatica. investire per fare, torno prima, no, alle fondamenta. Anche qui noi abbiamo fatto una scelta per far crescere il movimento femminile nelle corse. Uno può dire, ma perché la Formula 1? La Formula 1 rappresenta la punta della piramide, è certo, però se non fa gli altri abbiamo il dovere morale e anche, non dico anche commerciale, ma anche fattivamente è importante per noi di investire per far crescere questo movimento di attenzione. Dovrebbero farli i paesi con le varie federazioni? Sì, non lo fanno, ci mettiamo noi. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo far crescere i movimenti perché alla fine le facce fanno la differenza. Chiaro. Abbiamo citato i vari paesi perché adesso è diventato importante quello, no? Cioè anche i Gran Premi adesso sono diventati 24, siete arrivati in paesi dove questa cosa non era minimamente prevista. Gli Stati Uniti sono stato, credo, un cambio importantissimo, Sì. un game changer proprio al di là anche della proprietà della Formula 1 e prima parlando, so che sei un grande appassionato anche di basket, quindi questo Molto. credo che qualcosa abbia un po' inciso, anche perché ci sono tante similitudini che vedo col mondo dell'NBA o con in generale il concetto di intrattenimento legato allo sport, che è una cosa molto, molto americana, e nei vari paesi, insomma adesso so che c'è anche grande richiesta di paesi che vogliono venire. Cosa c'è? Una lista d'attesa? È una lista d'attesa importante, poi è chiaro che sono tanti parametri che devono essere valutati prima di fare una scelta in questa direzione, però oggi il fatto che abbiamo tanti paesi in Europa e fuori Europa che vogliono entrare, beh, insomma, è un punto di forza perché stimola gli altri che vogliono rimanere a migliorarsi. Beh, quando arriva la Formula 1 nella città, in quel paese, succede qualcosa. C'è un impatto economico importante, quello. cioè, parliamo di Monza, parliamo di 200 milioni che nel giro del weekend Certo. nel territorio vengono investiti, ci sono tanti lavori che nei mesi precedenti per preparare l'evento vengono fatti, quindi abbiamo un impatto importante al di là del biglietto da visita che un paese attraverso la Formula 1 riesce a far girare nel mondo, quindi è un tema e non a caso oggi nel 98% dei casi
dietro ai promotori c'è un contributo pubblico del paese che ospita il Gran Premio, perché viene visto come una forma di investimento per portare turismo, per portare interesse, per portare conoscenza, per sviluppare anche relazioni internazionali. Grazie alla Formula 1 oggi, ti sembrerà strano, però uno dei lavori che da un lato anche affascinante è che tramite la Formula 1 sei in contatto con le più alte cariche istituzionali dei vari paesi, perché insomma la Formula 1 è un punto di grandissimo interesse, un grande investimento per i paesi in cui andiamo, quindi molto bello anche sotto questo Qual è profilo. stata tra le nuove tappe, credo di sapere un po' la risposta, però qual è stata tra le varie tappe nuove quella che ha cambiato effettivamente, cioè che ha avuto un grande cambiamento su tutto il resto? Beh, io guarda, devo dirti la verità, gli Stati Uniti ovviamente Sì. lo sono stati, gli investimenti fatti dai Gran Premi nel Middle East sono stati sicuramente importanti, perché la dimensione è diversa ovviamente e ha spinto tutti a crescere, e io lo dico anche ad esempio collegato all'Europa, dove tendenzialmente siamo sempre quelli ma siamo in un momento difficile, non possiamo recuperare, non possiamo investire, eccetera eccetera. L'Ungheria, eravamo prima delle vacanze a Budapest nel Gran Premio, nel giro di un anno ha rifatto completamente tutte le strutture, ha investito centinaia di milioni, perché crede in questo progetto, crede nella continuità che la Formula 1 possa portare benefici, uno non lo fa per buttare via dei soldi. E quindi oggi, come non mai, ad esempio, abbiamo dei brand e dei nomi importantissimi che sono nostri partner. Se non avessimo la credibilità di quello che facciamo, oggi non investirebbero in Formula 1. Adesso ne cito uno, Louis Vuitton mi aveva colpito particolarmente perché insomma era entrato in questo nel mondo dei motori, che non era proprio il suo ambito, però quando lo vedi cosa sta facendo? Non fa tipo le box, adesso non vorrei essere blasfemo. No, ma innanzitutto l'accordo con Louis Vuitton fa parte di un accordo più importante quadro del gruppo LVMH, quindi abbiamo Louis Vuitton, abbiamo Tag Heuer, abbiamo Moët Chandon. Louis Vuitton nel nostro caso a livello di prodotto fa le case dove vengono trasportati dei trofei, ma è tutto quello che viene investito di dietro, perché però poi adesso, cioè, se lo vedi lì sta bene, non so come dire, non è una cosa che posto. non è una cosa che dici no, cosa ma questo cioè, c'è una coolness dietro, una credibilità, un posizionamento adesso, perché tu dici sta a noi lavorare su quel posizionamento. Noi la nostra sfida è quella di avere brand che, come nel gergo tecnico, sono sul B2C a livello commerciale, come prodotti, bevande, eccetera, eccetera, e poi brand di marchi di lusso che sono posizionati al top nel loro settore. Quindi la nostra capacità è quella di saperli integrare, mantenere la diversificazione di questi prodotti, ma riuscire a farli stare bene tutti insieme, che non è facile. Per quanto riguarda i Gran Premi, ovviamente non se ne possono fare 1 miliardo, bisogna scegliere, credo ci siano diversi criteri. Ti faccio subito la domanda che ha creato tanta discussione nell'ultimo periodo, che è il Gran Premio di Imola per l'Italia. Io sono imolese, quindi immagino quanto sia stata complicata per te gestire questa situazione, no? Come è stata vissuta? Quali sono i motivi che portano più o meno alla scelta di tenere o meno? Perché poi credo che tu debba bilanciare, no, la storicità dei Gran Premi con le innovazioni. No, ma certo, innanzitutto allora faccio un passo indietro. Imola è tornata alla Formula 1 proprio perché durante il periodo del Covid avevamo il problema inverso, tra l'altro nel periodo del Covid, se mi posso permettere, eravamo di fronte alle cosiddette sliding doors. Noi ci siamo trovati, essendo un campionato mondiale, ad essere fermi e quindi a rischiare di chiudere, di finire, e siamo stati i primi a inventarci dei protocolli con la gestione delle bolle di divisione tra i vari gruppi all'interno della squadra. Io mi ricordo ogni 2 giorni il test del tampone PCR per poter girare, per sopravvivere, per andare in giro per il mondo, per sviluppare il prodotto a livello televisivo, ma eravamo senza nessuno sugli spalti. Imola in quella fase ha dato la disponibilità a far parte del calendario. Altri paesi avevano detto noi non siamo in grado di poterlo sostenere, quindi il mio rispetto per Imola, per la mia città è altissimo. E poi è chiaro che si sviluppano altre considerazioni. Io non voglio dare per scontato che Imola non potrà più tornare, perché anzi avremo degli slot di rotazione dove, se Imola potrà mettere insieme una proposta strutturata, perché no? Però è chiaro che man mano che cresce l'attenzione a livello mondiale, e per avere 2 Gran Premi nello stesso paese ci vogliono degli elementi che possono, tra virgolette, giustificare la doppia presenza. Imola è in una città, vive in un contesto abbastanza stretto di sviluppo, è difficile poter pensare che possa essere fatto anche a livello di infrastrutture, di alberghi, perché quello è quello che è. La storicità è un valore, ma
può diventare un limite. Può essere un limite se non ci sono le condizioni di sviluppo. Io mi aspetto da parte della regione, del comune, che è molto attivo, e colgo l'occasione anche per fargli i complimenti perché ha fatto un lavoro straordinario in questi anni. Stanno cercando di mettere in piedi una proposta che possa essere, diciamo, accettata da noi per il futuro. Vedremo, però è chiaro che parliamo di oggi livelli di investimenti molto diversi rispetto a quelli che c'erano prima. Dalle slide indoor che dicevo del 2020-2021 quando sono entrato, oggi siamo in una condizione dove si è chiusa una porta e si è aperto un portone, certo. La competizione è cambiata, il contesto è molto più aggressivo e ovviamente non basta essere affezionati a qualcosa, ecco. Non è abbastanza. Certo. Per uno che vive anche di tante emozionalità, Certo. è chiaro che è più difficile, però poi quando eserciti un ruolo devi ragionare. Tu ti sei messo una linea di confine tua da non superare, non lo so, tra storicità, romanticismo, innovazione, No. commerciabilità, non so. No, nel senso che ovviamente se un Gran Premio ha questo valore di storicità è un più Certo. nella Sì, tabellina sì. delle considerazioni, però non è sufficiente, quindi è un elemento che dà storicità ed è importante per chi come me segue la Formula 1 da quando è bambino, ma per i nuovi tifosi che vengono a seguire la Formula 1 adesso ti sembrerà strano, ma se tu guardi, e noi abbiamo questi dati perché sono fondamentali per noi, la capacità di voltare pagina e di scorrere sulle notizie, di dimenticarsi quello che ha vinto l'anno scorso è altissima, quindi per tanti giovani che seguono la Formula 1 oggi andare a correre a Monte Carlo rispetto al nuovo circuito di Las Vegas per loro è indifferente, quindi questo per noi non è un elemento fondamentale ovviamente, però per darti l'idea che la storicità deve essere sostenuta dall'essere una struttura che guarda al futuro, che dia la possibilità di investire a livello di infrastrutture per migliorare visto che i biglietti non sono un po' così, non costano così poco, a tutti i livelli, di poter dare dei servizi ai tifosi e di poter permettere ovviamente anche finanziariamente ai paesi di poter essere presenti in un calendario che difficilmente potrà crescere rispetto al numero che abbiamo oggi. Certo, credo che poi appunto la gara deve essere quella che rimane la cosa principale, certo, da non toccare al di là dei regolamenti, poi tutto il resto intorno ci si può creare tensione. Oltre ai personaggi dei piloti, una cosa che smuove tanto sono anche le personalità o i personaggi che vanno a vedere il Gran Premio, e anche questo, andando negli Stati Uniti, ha portato delle star di Hollywood che magari io lo capisco il purista che dice ma questa non sa niente o questo non sa niente di motori, va lì per farsi la foto con, però inevitabilmente ti crea del traffico. Come si dice, il vibe che crea questo tipo di movimento è incredibile. Noi oggi, sai, una volta dovevi tra virgolette cercare le agenzie che ti potessero portare personaggi per dare un po' di lustro. Oggi abbiamo il contrario, certo. Oggi dobbiamo dire no, aspetta un attimo, perché onestamente tutti quanti hanno capito qual è come dire, il potere della piattaforma di comunicazione che attraverso la Formula 1 anche questi personaggi che uno dice ma perché vengono, non bisogna mai fermarsi, quindi a noi fa molto piacere ovviamente. Chiaro. E sta a noi integrare il vero tifoso che viene perché gli piace e vuole vivere l'atmosfera della Formula 1 rispetto a quello che viene perché sa che è il posto dove tutti ci sono, quindi place to be, e quindi va bene tutto. Però tu che ne hai viste di ogni, c'è stato qualcuno che proprio ti ha spiazzato e dice è venuto a vedere la Formula 1 anche lui, oppure che ha creato uno scompiglio particolare nei paddock? Sì, soprattutto negli Stati Uniti, diciamo. Ok, cioè si è creato dello scompiglio. E qualcuno che ha emozionato un po' te vederlo lì? Ma sai, emozionato, a me fa sempre piacere vedere le persone che amano il nostro sport e che vengono a prescindere dalla ragione per cui vengono. Essendo appassionato di sport, ovviamente quando vedi grandi campioni che tu hai visto come dei modelli di riferimento tipo nella pallacanestro, insomma ti fa sempre piacere. Certo. Poi io sono uno che apprezza tantissimo tutti i grandi campioni, ma non è che dico Dio mio, certo. Cioè, poi alla fine sono persone come altri che sono diverse perché hanno delle caratteristiche e delle capacità uniche, però insomma sì, qualche sportivo mi ha fatto un grandissimo piacere avere. Fammi citare Michael Jordan, che a Miami certo. Mi sembra che lui sia venuto. Sì. Ma sono quelli del basket, grazie al cielo, ne sono di tanti. Che sono anche appassionati, loro sono anche realmente appassionati. No, è vero. C'è anche qualcosa di vero, ma poi uno va lì per appassionarsi, che poi anche perché
la Formula 1. Io in realtà sono stato a Imola a vedere il mio primo Gran Premio proprio qualche mese fa, e poi non penso di Adesso aver portato, verrai. no, non penso Adesso- di aver portato sfiga io, era già No, decisa vai la tranquillo. cosa. Verrai a Monza, però quindi sono veramente curioso. Vedrai l'atmosfera. Però vederlo dal vivo fa tanta differenza, perché si respira veramente quell'aria. E insomma è un momento, come dicevamo, di grandi cambiamenti, però ci sono tante cose che poi restano quelle, che sono le gare, che sono i piloti. I regolamenti in realtà anche quelli un po' cambiano. Come ti muovi nel mondo del regolamento? Perché ovviamente lì si vanno a toccare delle cose importanti. I regolamenti fanno parte, diciamo, di quello che è la spinta pulsante per rendere le competizioni tecnicamente attraenti. La Formula 1 è sempre stata affiancata allo sviluppo tecnologico ai massimi livelli. Oggi non è più sufficiente, dobbiamo affiancare l'aspetto di sviluppo tecnologico ai temi legati alla sostenibilità, e quindi ad esempio nel futuro, cioè nel prossimo anno, il tema di avere dei motori ibridi con le benzine sostenibili è un tema che da un lato è necessario per tanti motivi, dall'altro è anche una forma per mantenere collegati al nostro mondo i grandi costruttori di automobili, perché oggi vivono una fase molto complicata, perché c'è una crisi del settore abbastanza importante, e quindi l'unico modo di poter pensare di mantenerli legati al nostro mondo, e il prossimo anno ne avremo di nuovi, quindi credo che abbiamo centrato l'obiettivo, avremo l'Honda, avremo l'Audi, avremo la Ford, avremo la Cadillac, avremo la GM, certo. Quindi vuol dire che abbiamo scelto giusto, è il modo per, come dire, mantenere lo sviluppo tecnologico centrale nel nostro progetto. Io credo sempre alla differenziazione che fa l'uomo, però nel nostro sport, che è la solita domanda che si pone, no? Tra il mondo delle quattro ruote, Formula 1, e il mondo della MotoGP, quali sono le percentuali? È chiaro che se uno non ha una macchina competitiva, tu puoi chiamarti come vuoi, ma non puoi mai vincere. Quindi percentualmente, se devi confrontarlo, è chiaro che questo vale anche nel mondo delle moto, però la percentuale è più grande nell'ambito delle due ruote rispetto alle quattro. La differenza vera un pilota lo fa quando capisci che è lui proprio che al di là della macchina fa la differenza, lo fa nello sviluppo della macchina successiva, lo fa nel massimizzare la performance che riesce a tirare fuori dalla macchina. Io mi ricordo i tempi di Michael Schumacher. Michael, al di là di essere stato un campione incredibile, è stato quello che ha permesso alla tecnologia di essere applicati in maniera, come dire, esagerata alla macchina. E di evolversi. E di evolversi, perché tutti i manettini che vedi sul volante oggi, quegli switch che i piloti a 300 all'ora, non so come facciano ancora, riescono a gestire, lui è stato il primo a capire che una macchina doveva essere preparata per la fase successiva, quindi una forma di freno motore diversa, una impostazione dell'engine, di tante dimensioni tecniche, se non entriamo nel complesso mi devo dare una sbella, devo stare zitto, però è stato lui che insieme a tutto il gruppo degli ingegneri è riuscito a spingere in questa direzione. Quindi il rapporto tra macchina e uomo è sempre fondamentale, tecnologia sì, ma io voglio mantenere la centralità della persona, perché sennò parliamo di cose sì, che non perché ci poi c'è interessano. anche tutto questo dietro le quinte che il pilota comunque fa e che magari uno non immagina, perché una delle magari critiche negli anni, nell'ultimo periodo ormai è una gara tra ingegneri, non è più una gara tra piloti. In realtà il pilota ha comunque un suo peso. È il pilota, ma non si scherza nemmeno. Lo Però si vede. Rispetto a altri sport, la Formula 1 ha raggiunto un livello di complessità tale che dietro al pilota c'è un gruppo di ingegneri che a livello di simulazione, a livello di analisi, a livello di preparazione, dietro le quinte è spaventoso. Uno che è affascinato dai temi organizzativi dovrebbe venire a vedere dietro le quinte che cosa c'è per capire. È un qualche cosa che credo che il 90%, forse anche di più, delle persone non riescono nemmeno a immaginare. Ed è anche molto affascinante di fatto. In tutto questo, in tutto quello che fai, in tutto quello che hai, poi insomma ti volevo chiedere anche un paio di cose del passato, però in questo momento, in tutto quello che stai facendo, tutto quello che mi hai raccontato, tutto questo grande cambiamento, tu sei italiano e questa cosa è bellissima. Orgogliosamente da parte tua, ma da parte anche nostra, perché quando... Cioè noi siamo comunque un paesino siamo piccoli, però siamo grandi. Però siamo in posizione, cioè ci sono dei nostri connazionali in posizioni come la tua e che stanno facendo molto bene. Quanto ti aiuta a essere italiano in quello che fai, nel tuo lavoro, nella tua leadership, e come ti vedono le altre persone che si interfacciano con te?
Ma allora io credo che le caratteristiche che noi abbiamo rispetto a altro tipo di culture, ad altro tipo di approcci, ci aiuti ad essere dei risolutori di problemi. Io vedo altre culture che tendenzialmente cercano di strutturare sempre le cose prima di prendere decisioni, cercano di essere troppo razionali. Noi abbiamo quel mix giusto che va dall'empatia alla necessità di essere pragmatici nella soluzione delle cose da fare. E poi io credo che la nostra capacità è quella di essere veramente facilitatori del dialogo, della discussione, della risoluzione delle cose. Questo, come dire, l'abbiamo dentro il nostro DNA. All'estero ci viene riconosciuto, anche se non viene magari esposto in maniera così evidente, però insomma io credo che la bellezza di quello che noi riusciamo a presentare come nostro paese va al di là delle solite menate che vengono dette tutte le volte, ma fanno più parte del cinema che del resto. Però insomma io nel mio piccolo cerco di, come dire, di rappresentare il mio paese, il nostro paese nel migliore dei modi. Devo dire che percepisco un apprezzamento fattivo. È chiaro che ci sono culture che sono transazionali, nel senso che Camelo Moneta, nel senso che sei bravo perché porti a casa il risultato. Oggi credo che questo sia un approccio che vediamo in un contesto politico più legato a paesi tipo gli Stati Uniti. La valutazione di come arrivi a un risultato è, diciamo, meno importante, però ci arrivi lo stesso. Altri invece apprezzano il fatto che non siamo divisivi, tendiamo a non creare barriere, ma cerchiamo di risolvere i temi in maniera costruttiva. Poi è chiaro che il tema vero che quando hai e che devi affrontare quando sei in certe posizioni, che ti devi, ci mancherebbe altro, circondare delle migliori possibili persone intorno a te, ma quando prendi decisioni sei sempre da solo. La solitudine della vetta la devi saper gestire, perché le pressioni sono tante, perché poi alla fine sei tu che devi dare la direzione, sei tu che vieni visto e quindi devi avere la capacità di dare l'esempio a chi ti segue, e quindi devi essere strutturato non solo da un punto di vista, chiamiamolo tecnico, ma anche da un punto di vista proprio più importante, psicologico, emotivo, perché, ripeto, più sei in una certa posizione, più tante persone avrebbero anche la voglia di pugnalarti alle spalle, quindi fa parte del gioco, ma non ti devi stupire. Però al di là di quello, che è un aspetto che per me è irrilevante, che non mi interessa, ma interessa, come dire, una persona che dà l'esempio di come si deve lavorare ed essere visto quello che è il primo ad arrivare in ufficio, l'ultimo ad andare via, deve dare la giusta energia alle persone che lo circondano, e se questo viene a mancare non va bene. Quindi il primo ad essere, come dire, valutatore di me stesso sono il sottoscritto, non devono essere gli altri. Io devo capire prima di tutti gli altri quello che devo fare personalmente o anche rispetto agli altri, e questo ti tiene in maniera di grande stimolo, sì. Molto molto attivo. Poi io l'ho già detto, ma è una cosa che faccio, sai, tu devi dedicare, con le cose che uno ha da fare, devi dedicare il tempo giusto a livello di qualità per avere la lucidità per prendere le decisioni giuste, e ogni giorno tu devi fare un debriefing con te stesso per dire quante decisioni ho preso oggi, o quante cose ho fatto che veramente sono e confermano la strategia che ho dovuto prendere nell'aspetto professionale. Questa è una cosa che io credo che tutti quanti noi dobbiamo, per chi ha ma qualsiasi sia la posizione, dobbiamo avere come mantra per trovare lo stimolo in noi stessi, guardandoci allo specchio. È sempre facile, come dire, trovare i problemi degli altri, prima guardarsi allo specchio, ed è questo che è la mia filosofia di vita, indipendentemente dal ruolo che esercito. Ma ad oggi qual è stata, secondo te, anche col senno di poi, la scelta più difficile che hai dovuto prendere? Allora, nella mia vita, ma guarda, io professionalmente parlando, la più difficile, e forse dall'altra parte sembrerà strano dire, ma anche la più facile, è quando mi sono dimesso dalla Ferrari nel 2014. Era il momento giusto di farlo per tanti motivi, perché poi quando uno ha certe responsabilità bisogna anche prendersele, anche se uno può trovare altri contesti che possono giustificare scelte diverse, e quindi questo è stato sicuramente difficile e facile nel momento, dopo 23 anni, finito gli studi, l'università. Per me la Ferrari ha rappresentato veramente 23 anni di vita, dove ho fatto tutto, dove ho vinto, perso, sono cresciuto come, diciamo, uomo, e quindi non è stato banale. Però la cosa che ho imparato è che, l'ho detto prima, non bisogna aver paura di affrontare il futuro, non bisogna vivere sempre con questo castello che ti circonda con
la paura che di fronte ci sia il buio. Io l'ho affrontato in una maniera molto, molto più serena, devo dire sono stato fortunato perché da lì è uscito un altro tutto percorso. il resto, Sì. è riuscito. Ma è forte il tuo percorso, perché in realtà tu parti dall'amministrazione, cioè Affari fiscali e societari. Cioè, capito? È un percorso molto interessante che non so se neanche tu avevi potuto No. prevedere, no? No, Perché ci mancherebbe altro, io non avevo previsto, anzi a me sarebbe piaciuto da subito fare lo sportivo, poi quando capisci che che non ce n'è. che non ce n'è e fai bene a farlo, rimani nel mondo dello sport. Poi io sono appassionato di aeronautica e quindi mi sarebbe piaciuto fare il pilota. Ho fatto il servizio militare aeronautica, però anche lì, poi per vari motivi non ho intrapreso quella, diciamo, carriera e dall'altra parte mi sono trovato alla fine degli studi a fare, come fanno credo tutti quanti, una scelta di inviare il proprio curriculum nella realtà di riferimento rispetto alla città dove vivevo e alle aziende che ovviamente mi avrebbe fatto piacere poter iniziare un percorso professionale, tra cui la Ferrari. Sono entrato in Ferrari in un ruolo totalmente diverso, come dicevi tu, poi ho sviluppato nell'ambito di quello che la Ferrari mi ha permesso di fare anche la conoscenza dei circuiti, perché ero diventato responsabile del Mugello, ero diventato a quei tempi il più giovane direttore di gara di motociclismo e quindi dirigevo le gare delle moto perché erano al circuito del Mugello, e poi ho avuto un percorso di crescita trasversale. Ma se tu oggi mi hai chiesto cosa ti immaginavi del tuo futuro, non avrei mai immaginato di arrivare a fare quello che ho fatto. Quindi lo dico proprio quando parliamo di esempi, che chiunque deve pensare positivo, deve, come dice Giovanotti, no? Sì. Deve pensare che c'è un futuro, che se uno ha dei sogni o anche non ha dei sogni, e però la strada si apre di fronte a te, bisogna andarci dentro, bisogna crederci, bisogna lavorare, bisogna spingere. Quindi sotto questo profilo, diciamo, il mio esempio, se posso dire così, se l'ho fatto io, lo possiamo fare tutti. Questo è il concetto. Beh sì, ci vogliono delle basi che poi magari si costruiscono poi anche nel tempo, riguardo al percorso in Ferrari. Poi a parte che hai passato alcuni degli anni più importanti, credo, della storia della Ferrari, Bellissimi, di Schumacher, sì, bellissimi. e credo, non so, che anche tutto questo tuo percorso da questo punto di vista ti stia aiutando oggi. Non so, che peso ha anche quando parli con i piloti, con i meccanici, con i team manager, il fatto che non è che arrivi da un altro mondo, cioè, no, sai le cose, sai come funziona in un box, sai come funziona nel paddock, sai come funzionano tante cose. Sì, beh, questo ti aiuta perché sai che non ti possono prendere in giro e questo loro lo sanno, quindi fa parte della conoscenza che è necessaria se vuoi essere efficace nel voler fare i cambiamenti. Cioè non è che devi perdere il tempo perché non sai dove sei. Certo. Conoscendo bene, avendo conosciuto bene quel tipo di dimensione, è chiaro che è stato più facile per me, diciamo, cercare di applicare quello che volevo fare in maniera più fattiva. Poi sono stati anni bellissimi a livello professionale e anche personale, e lo dico anche negli anni in cui abbiamo perso abbiamo perso il mondiale, l'ultima gara, con Fernando, con Felipe quando abbiamo vinto il titolo costruttore nel 2008, con Fernando quando abbiamo perso ad Abu Dhabi nel 2010, con Fernando quando abbiamo perso l'ultima gara sempre in Brasile nel 2012. Sono momenti che emozionalmente sono molto forti, non sono banali, No, anzi. però ti aiutano a guardare la vita con un altro tipo di punto di vista e soprattutto professionalmente a sedimentarti, a farti crescere, perché poi, ripeto, quando si vince è tutto bello, ma quando si perde poi bisogna saper reagire. In quei casi lì, anche quelli che hai citato, cioè in uno in particolare, sembrava di aver vinto, festeggiamenti, 20 secondi dopo non è andata così. Cioè, cosa dice, cosa fa una persona? Cosa hai fatto tu in quel caso lì, anche coi piloti, con gli altri? Ma in quel caso io me lo ricordo benissimo, perché tutti festeggiavano, io mentre gli altri festeggiavano che Felipe aveva tagliato il traguardo, io seguivo sullo schermo il GPS, che è, diciamo, il posizionamento che sul circuito ci sono le varie palline delle varie macchine, e io vedevo avvicinarsi in maniera diciamo un po' troppo violenta Timo Glock, che era in quel caso, vabbè, insomma, è quello che succede. Per chi lo sa, insomma, vabbè, era un pilota che, se fosse arrivato davanti a Lewis, avremmo vinto il mondiale. Certo. Piloti, perché costoro l'abbiamo vinto. E quindi lo vedevo, il contrario, che lui stava avvicinandosi a era Glock, Hamilton che si stava avvicinando in maniera molto esatto. violenta. E quindi io guardavo quello. Quando ho visto che lui ha sorpassato alla penultima curva a San Paolo Interlagos,
io ho girato e ho visto sull'altro schermo che facevano vedere il team che stava festeggiando. E io via radio ho dovuto dire, ragazzi, c'è anche da festeggiare, quindi tu vedi proprio in quel momento che a un certo punto la gente ascolta il messaggio, si fermano Si tutti ghiaccia. e c'è stato un momento difficile. Devo dire la reazione di Felipe è stata straordinaria. Non mi sarei mai aspettato di vedere un ragazzo che, sai, brasiliani, con un certo tipo di sensibilità, essere arrivato, credo che sarà l'ultimo, forse per adesso sicuramente l'unico caso che per 23 secondi è stato campione del mondo e poi non è stato più, ha reagito in una forma straordinaria, perché è chiaro che gli è pesato tanto, però in quel momento lì avevamo anche vinto il titolo costruttori, quindi è riuscito a, come dire, a gestire la sua emozione negativa in una maniera incredibile. E lì c'è davvero stato incredibile. bisogno anche di... Perché alla fine sei anche una sorta di coach in quel momento, Certo. no? C'è stato bisogno anche di, insomma, di dirgli tu qualcosa. Ma quello fa parte di quello che si dice quando, avevamo detto all'inizio, Sì. i temi si affrontano nello spogliatoio, Certo. senza doverlo fare fuori. Però insomma è chiaro che è un ragazzo giovane. Io poi con Felipe ho avuto l'esperienza in Ungheria quando era stato ferito dalla molla, che ha rischiato diciamo, di non esserci più e quindi di prendere anche una decisione per la sua famiglia di fare l'intervento o meno, quindi c'è una relazione molto forte anche Sì. dal punto di vista personale. Però è chiaro che, sai, l'adrenalina del momento non ti fa capire esattamente quello che hai vissuto nel bene e nel male. È quando ti scende l'adrenalina che capisci davvero magari quello che potevi essere e non lo sei, quindi l'effetto non è immediato. Queste discussioni non serve averle immediatamente dopo un effetto che può essere super positivo o super negativo, perché sei annebbiato, non sei lucido, bisogna affrontare nei giorni dopo, quelli sono i giorni più difficili. E su questi aspetti, sulla gestione anche proprio della squadra, insomma, vedendo un po' quello che è stato storicamente anche la tua carriera, le tante cose che sono successe e le persone che ti conoscono, hai un tipo di atteggiamento anche abbastanza unico, cioè anche come... in un mondo in cui tante volte chi ha il tuo ruolo è molto aggressivo, molto, come dire, tutto il contrario del garbo, diciamo, si può essere dei leader, dei vincenti o comunque delle persone che costruiscono e che fanno qualcosa con un altro tipo di modo di essere e di fare. Cioè il fatto che tu arrivi qui e mi dici sono onorato di essere qui grazie al tuo tempo e hai il Gran Premio di Formula 1 a Monza fra un'ora, cavolo, non è una cosa banale, no? Quando al contrario invece succedono altre cose. Quanto però ti ha aiutato questo modo di essere e soprattutto è fattibile, quindi? Ma io non credo nelle maschere, non credo nei modelli di riferimento che sono uguali per tutti. Il modello di essere colui il quale, perché ha una posizione diciamo, apicale in un'organizzazione, deve essere maleducato, uno deve urlare, deve essere strafottente, secondo me è una cosa che a parte non mi appartiene, e poi non sei in grado di farlo. È una maschera che poi dopo un po' alla volta ti scivola giù perché non è tua. Quindi io non soffro quello che la gente magari, come tu dici, mi mette in evidenza, perché io sono fatto in maniera diversa. Io sono cresciuto in una famiglia alla quale devo tanto, ho una famiglia alla quale devo tanto, ma sono fatto così e non cambio. Ho 60 anni, figurati se cambio adesso, quindi sono cresciuto in un ambiente normalissimo e quindi rimango molto, diciamo, molto legato a quello che è la realtà delle relazioni. Per me incontrare il Presidente degli Stati Uniti o incontrare, con tutto il rispetto, il portinaio, certo. Per me insomma vale lo stesso forma di rispetto e non cambia. Però riesci comunque ad avere il rispetto delle persone. Leggevo in questi giorni, insomma, anche quando c'è stata la tua conferma sempre alla guida della Formula 1 e tutto, tanti piloti che erano molto contenti e che ti rispettavo, che hanno speso grandi parole. Questo tipo di atteggiamento anche nei momenti di gestione molto più complessi ti porta lo stesso il rispetto. Non è che uno deve essere per forza, non deve infondere, credo, paura nelle persone. Ma no, ma io credo nel rispetto fatto dalla sostanza dei rapporti e dalla credibilità che tu riesci ad avere nei confronti di quello che fai. Perché alla fine uno la può pensare in maniera diversa rispetto a me, ma il fatto di dialogare, di discutere, di far capire perché nelle posizioni che io ho devo fare delle scelte che magari non sono allineate a quelle degli altri, però fa parte del gioco della vita. Certo. Quindi poi se uno lo accetta o non l'accetta è un discorso diverso, però io credo che, ripeto, il rispetto e l'ascolto siano due chiavi di lettura fondamentali, soprattutto oggi dove la cultura del litigio, la cultura dell'affronto, la cultura del dover dimostrare sempre che uno è più forte dell'altro, purtroppo ci sta portando
a delle situazioni un po' a rischio, diciamo così. Totalmente. In mezzo a queste due esperienze che abbiamo citato ce ne sono tantissime che ne hai fatto nel corso della tua carriera, però un'altra molto importante è quella del Lamborghini, dove anche lì insomma è successo qualcosa, nel senso c'è stato un grosso incremento, adesso uno si vuole vedere i numeri rispetto a quando tu sei entrato a quando poi invece hai cambiato nuovamente esperienza. Qual è stato il tuo approccio al mondo di Lamborghini? Che cosa secondo te ha dato poi quel grande cambiamento di quel periodo? Ma io prima di tutto mi sono messo nell'approccio di dover imparare un mestiere nuovo che non conoscevo, quindi cercare di capire le dinamiche all'interno di un grande gruppo come quello dell'Audi e della Volkswagen, tra l'altro. E poi cercare di sfruttare quelli che erano le opportunità che in quel momento la Lamborghini ci poteva dare. Siamo stati bravi a quel tempo a sviluppare un prodotto, quello della Urus, che ha cambiato la dimensione della Lamborghini, e siamo stati bravi a dare una faccia più umana a un brand che era diventato troppo polarizzante prima e che stava diventando troppo, con tutto il rispetto, lo sottolineo, perché troppo tedesco dopo, perché insomma ogni brand deve respirare di dove nasce. Lamborghini è nata a Sant'Agata Bolognese, con un accento più tipico al mio, e quindi era importante dare questo tipo di umanità anche a un brand diverso. In più, in un contesto dove dopo il Dieselgate c'è stata una forzatura politica, io dico come spinta, e sbagliata totalmente, perché impostare e costringere l'industria a scegliere tecnologicamente una scelta per raggiungere degli obiettivi è sbagliato, dove anche il gruppo di appartenenza della Lamborghini spingeva per far sì che tutti i modelli diventassero immediatamente tutti elettrici. Io ho tenuto la barra dritta e sono contento di aver mantenuto questo tipo di scelta strategica, perché gli effetti poi non solo si sono visti in quel periodo ma si vedono adesso. Certo. La Lamborghini è una brand e sono molto contento per tutte le persone che lavorano in Lamborghini, che se lo meritano, sta andando benissimo. Devo dire con orgoglio che insieme ai miei collaboratori sono riuscito a mantenere, credo, le scelte strategiche giuste in un momento dove tutti mi pressavano a fare il contrario, quindi di questo sono contento. Ci credo. La Urus stessa, che poi ha portato dei grandi risultati di vendite, quando è stata proposta, quando è iniziata? No, ma l'idea era già partita, perché sai, i cicli di vita di una macchina sono abbastanza lunghi, però abbiamo avuto la fortuna che il periodo in cui sono arrivato dovevamo finalizzarla e lanciarla e poi dopo fare tutto il progetto commerciale. Perché ha avuto così successo secondo te? Perché è una macchina che in quel contesto dei SUV, innanzitutto il SUV nei vari segmenti in quegli anni, ma anche adesso sono macchine che avevano la possibilità di crescere. Aveva una linea unica, aveva delle caratteristiche tecniche straordinarie, quindi il mix di tutte queste caratteristiche ha fatto sì che è stata una macchina, ancora oggi se ne vendono più di 6.000 all'anno, numeri che sono di assoluta importanza considerando la dimensione della nicchia del mercato in cui Lamborghini opera. Un'ultima cosa riguardo invece a quello di cui ti occupi oggi, adesso al di là insomma non tanto su come stanno andando le varie gare, le varie situazioni, il fatto che tu abbia lavorato tutti questi anni in Ferrari e tu abbia adesso un ruolo che deve essere ovviamente super partes, è un equilibrio che devi gestire o è una cosa che viene, cioè nel senso è una cosa che può creare delle problematiche? No, io credo che poi quando uno assume con responsabilità un ruolo, quando hai una certa età, poi ti viene naturale. Poi è chiaro che da italiano, da ex ferrarista, se la Ferrari vince mi fa solo un grandissimo piacere, perché so che cosa vuol dire anche dal punto di vista del business, so qual è l'effetto positivo che questo genera nel ruolo che oggi sto facendo. Però è chiaro che devi imparare a gestire questo tipo di emozione. È inutile negarlo, 23 anni su una vita professionale sono importanti, quindi non si devono cancellare, quindi rimangono. Al di là dei risultati, però quando c'è stato il trasferimento di Hamilton alla Ferrari è successa qualcosa che proprio anche per la Formula 1 in generale sono quelle situazioni potentissime. Sì, ma infatti è per quello che io, al di là di quello che è stato prima il rapporto con Ferrari, tutte quelle che sono le dinamiche positive che coinvolgono il brand Ferrari nel ruolo che ho in questo momento diventano molto molto importanti, perché insomma la Ferrari è sempre la Ferrari in giro per il mondo. La cosa bella di oggi è che mentre prima diciamo vedevamo rosso un po' dappertutto, adesso altre forme stanno crescendo, altri colori, in un contesto, e questo a me fa molto piacere, dove rispetto ad altri sport riusciamo a avere tifosi che nonostante abbiano una maglia, uno rossa, l'altra papaya, l'altra verde, l'altra nera, eccetera eccetera, sono tutti vicini e ci sono ragazzi, bambini. Infatti quello che a me prema è far inquadrare la dimensione che c'è oggi
intorno alla Formula 1 come tifosi, quindi questo, se vuoi, emozionalmente mi fa piacere, perché la Ferrari, ci mancherebbe altro, l'ho detto prima, è sempre la Ferrari, ma anche altri stanno crescendo. Oggi per i giovani è importante essere presenti al momento, quindi la storia è importante, ma attenzione, perché i giovani del futuro si dimenticano, io dico ahimè, in fretta di quello che è successo ieri. No, giovani anche piloti, perché piloti Anche anche italiani, piloti. no? La storia Anche di Kimi piloti. Antonelli sta appassionando tantissime persone, anche Certo. italiane ovviamente, ma anche nel mondo, no? Vedere un pilota così giovane, anche questo fa bene, credo. Fa alla Formula benissimo, 1. fa benissimo. Io lo vedo nelle generazioni dei, non so come si vengono definite, insomma. Dopo Gen Z non mi Non ricordo lo so, che comunque numeri sono ci quelli sono. diciamo dai 14 ai 25, Lettere, non so sì. cosa siano, però stanno seguendo Tantissimo. Kimi, Lando Norris, gli Oscar Certo. Piastri, ne abbiamo tantissimi, quindi oggi non è un problema di qualità dei piloti che abbiamo, Chiaro. perché loro tutti comunicano con il mondo giovanile, per noi è fondamentale questo. E, insomma, adesso arriva il Gran Premio di Monza, succederanno tante cose. Mi ha colpito che non so se si può dire, tua Certo. moglie è di Monza. È di Monza, sì, cioè, sì. tu di Imola, Nata lei, a Vedano. tu di Monza, lei di Imola, cioè era proprio scritto nella storia. Era nel sangue, ma però è un dibattito interno. Per il momento, diciamo, in famiglia diciamo, ha vinto lei, ma vediamo. Sì. Deve aver pazienza. Perché sempre effettivamente pazienza. Gestire la famiglia è complicato. Beh, io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha seguito, perché mia moglie sai, ha dovuto sacrificare tra virgolette la sua vita ai nostri figli, perché per il lavoro che facevo anche prima, se in una famiglia uno non ha, come dire, la capacità, la volontà di mettere da parte un pochettino la propria persona, non è facile. Quindi io lo dico sempre, sono stato grato ai miei genitori e alla mia famiglia, a mia sorella, per come siamo cresciuti, ma sono molto grato oggi a mia moglie e ai miei figli per come riesco a vivere questa vita professionalmente molto intensa, perché poi sento dietro di me la spinta che mi danno, anche se i nostri figli non sono dei super appassionati, però ovviamente sento, come dire, il boost. Infatti e il ritmo, loro vengono al Gran Premio, non ne possono più ormai. No, mia moglie viene. Adesso mio figlio è a fare un'esperienza perché riprende il terzo anno all'università che fa in Inghilterra, a New York, quindi a New York è andato a vedere Sinner ieri, perché vedi, Yannick è un'altra di quelle figure straordinarie del nostro sport, che sta dimostrando come essere diverso rispetto a certi modelli, al di là dell'essere un grande campione sul campo, viene visto come un qualcosa di unico, quindi è andato a vedere lui. Però insomma, grazie a loro sono riuscito a rimanere focalizzato sul mio mestiere, sul mio, perché sai, se uno si porta in un contesto dove lavori dalle 8 di mattino alle 10 di sera, i problemi di casa diventa un problema. Chiaro. Come modelli, scusami, adesso la Formula 1 è diventato un modello anche per altri. Tu ti confronti con altri tuoi tutti. colleghi di, non so, Adam Silver per Sì, l'NBA, come no, certo. altri si stanno un po' tutti cercando di capire cosa è successo. Devo dire che questa è una delle grandi, come dire, delle cose di cui sono, non dico che vado fiero, ma sono molto contento, perché pensare che il mondo dell'NBA, il mondo dell'NFL, il mondo del calcio a livello nazionale e internazionale ci seguano e siano interessati come noi abbiamo sviluppato la piattaforma a livello mondiale, è un qualche cosa che ci fa sentire bene, ma sappiamo dall'altra parte che proprio perché adesso ci stanno guardando tutti non è mai abbastanza, dobbiamo pensare qual è il prossimo step. Però insomma, aver visto che gli incontri con il mondo dell'NBA, il mondo dell'NFL hanno portato delle idee che noi abbiamo sviluppato, insomma, non può che farci veramente contenti. Started from Imola and now we are here. Stefano, grazie davvero, è stata una chiacchierata molto interessante. Grazie, non Gianluca. ti voglio rubare altro tempo, so che insomma oggi ne hai di cose da fare, però ci vediamo al Gran Premio, dove credo che anche lì tu abbia. Aspetto, vedrai. Guarda che è un sogno, io venivo lì ma andavo fuori dalla curva a guardare. Io a Imola entravo la sera prima, stavi sveglio tutta la notte al terzo giro. Perché saliva tutto, però era bellissimo. Però ti aspetto a Monza, vedrai, sarà pieno di gente, ci saranno tante persone che tu conosci ovviamente, e quindi grazie. Attenzione, è successo davvero. Stefano Domenicali è passato dal basement. Grazie.